Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 106. Tiresia, l'indovino. Molti indovini abbiamo incontrato sul nostro cammino e da essi abbiamo imparato sempre qualcosa. Il dono del vaticinio, del predire il futuro, di scorgere l'invisibile, è un dono che è anche una pena. L'essere umano che riesce ad interpretare i segni e ad avere una voce oracolare ha di certo dovuto pagare un prezzo per questa sua dote. L'esempio più famoso, di cui ti ho già parlato, è quello di Cassandra, figlia di Priamo, principessa troiana. Ad Apollo, che si è invaghito di lei, ella promette di darsi in cambio del dono di una voce oracolare veridica e chiara. Il Dio splendente le concede questo potere, ma dalla giovane viene scornato. Ella non vuole più, ottemperare alla sua parte dell'accordo. Apollo non vuol perdere la faccia togliendo il dono già elargito alla principessa, ma al tempo stesso non vuol nemmeno perdere questa partita. Falsamente remissivo, chiede alla giovane di avere almeno solo un bacio in cambio del potere immenso ricevuto. Cassandra pare che un bacio non sia poi un gran prezzo da pagare e con uno sguardo da vincitrice piantato dritto nelle pupille di Apollo gli offre le sue sorridenti labbra. Il dio si fa avanti, la cinge dolcemente alla vita, le carezza il bel volto e spostandole i capelli dal viso avvicina le labbra divine alle sue. Come Cassandra schiude le labbra per abbandonarsi al bacio, Apollo le sputa sulla lingua e si divincola, disgustato da quell'abbraccio. Con questa sua azione, il dio dell'oracolo di Delfi condanna Cassandra a vaticinare sempre il vero, ma a non essere mai creduta. Qualsiasi responso darà sarà legato alla realtà dei fatti che si succederanno, ma chi ne ascolterà la voce, ignorandola, agirà esattamente al contrario dei suoi consigli. Torneremo a parlare di Cassandra e del suo triste destino più avanti, quando troverò il coraggio di affrontare il gran lavoro sull'Iliade. Tornando agli indovini, oggi incontriamo, tra le tante che ci sono, la figura del vaticinatore forse più importante di tutta la mitologia greca, il cieco Tiresia. La storia di questo indovino è complessa e contraddittoria. Il suo dono e la sua pena, infatti, hanno genesi diverse. Non solo, lo vediamo intervenire in situazioni lontane nel tempo, come se la sua vita trascendesse le generazioni. Insomma, ci troviamo di fronte a un personaggio spettacolare. Figlio di Evereo, nobile tebano, e di Cariclo, una bellissima ninfa tebana, Tiresia cresce sano e tranquillo, ama andare a caccia e ottiene di esercitarsi in quest'arte da solo quando finalmente gli spunta la prima tenera barba sul mento.
Un giorno assolato d'estate, sul monte Elicona, affaticato ed assetato per una battuta che sembra interminabile, Tiresia con i suoi cani si ferma un attimo a riprender fiato. Ha una gran sete e fortunatamente, nel silenzio meridiano e nella solitudine, ode un lieve sciabordia. Lì vicino scorre un corso d'acqua, l'Ippocrene, la fonte dei cavalli. Il giovane si rallegra, potrà spegnere quell'arsura che sente in bocca. Agile raggiunge il luogo da dove arriva quel delicato suono, sposta l'ultima frasca e, davanti ai suoi occhi, si manifesta Atena Glaucopide, mentre sta prendendo un bagno proprio in quelle gorgoglianti anse. Scoperta nella sua nudità, la dea guerriera, irata, pone le sue mani sugli occhi del giovane che da quel momento non potrà più rivedere la luce del sole. La vista è stata tolta a Tiresia, inconsapevole testimone della nuda avvenenza non umana di una dea. Cariclo, ninfa molto amata e tra le preferite da Atena, va ad implorare la dea di restituire la luce alle pupille del figlio, ma, come è già ben noto, quel che da un dio, anche irato, deriva, non può mai e poi mai tornare indietro. Per alleviare al giovane la pena, Atena gli dona un bastone di legno di corniolo. Noi lo conosciamo come costigiola, un bastone con la proprietà di guidare Tiresia verso dove vuole andare con passo sicuro, superando agilmente ogni ostacolo. Il corniolo è stato definito come la fibra di legno più dura tra quelle che si trovano in Europa. Questo bastone, perciò, ci comunica il mito, è un bastone solido, affidabile, indistruttibile. Con questo strumento, il passo certo di Tiresia diviene anche il metro della sua affidabilità oracolare. Atena, infine, prende dalla sua egida il serpente Rittonio. Carezza con la lingua di questo le orecchie del giovane, purificandole. Lava le orecchie di Tiresia con la tua lingua, così che egli possa ben comprendere le profezie del linguaggio degli uccelli del cielo. La perdita della vista è una caratteristica certamente simbolica, così come lo sputo di Apollo che intacca la virtù magica di Cassandra. Tiresia non perde la vista e basta. Con questa perdita egli rinuncia alle apparenze che spesso o sempre distraggono l'essere umano e altrettanto spesse volte lo distolgono dai suoi doveri o peggio lo disturbano nella scelta della decisione più giusta da prendere. Tiresia perciò non soffrirà più di queste limitazioni che accerchiano il giudizio dell'essere umano. Con la cecità, metaforicamente, egli acquista una vista superiore. Ma questa non è una cosa che solleva l'animo dell'indovino. Egli non si sente benedetto da questa sorte. Non per la perdita della vista, ben inteso. Per queste figure eroiche, cose di questo genere non sono che un lieve fastidio su cui non è saggio né utile spendere del tempo a piangersi addosso. No, il motivo della sconsolata tristezza di Tiresia lo verrai a conoscere tra poco. Ci sono altre due versioni che descrivono l'origine della cecità di Tiresia. La prima, di odore edipico o freudiano, ci indica come la perdita della visione sia stata dovuta al fatto che Tiresia abbia vista la madre quando questa non avrebbe dovuto essere guardata. La seconda versione, ben più complessa ed ampia, è quella maggiormente famosa e te la racconto ora. Il giovane Tiresia, in giro per i campi e per i boschi, passeggia inebriandosi della natura.
È così immerso nella sua passeggiata che quasi inciampa in due serpenti che, come se stessero lottando, si stanno invece accoppiando. Inorridito e spaventato, Tiresia fa un salto indietro e con il suo lungo bastone comincia a colpire la coppia di pericolosi animali, uccidendo la femmina. Il maschio, velocemente, fugge via. Come di certo ricordi, il serpente, l'essere vivente che striscia sulla terra, muovendosi sul suo ventre, è la forma di vita più vicina alla madre Gea e ne custodisce i più magici segreti. Chi ha avuto la fortuna di incontrarne uno benevolo ha ricevuto doni incredibili da questo animale. Melampo, il Freud della mitologia greca, ne è un testimone. Esistono 2 episodi che raccontano le incredibili avventure di questo guaritore. Ti invito ad andarli a cercare indietro nel tempo sul nostro scaffale virtuale. Tornando a Tiresia, l'aver ucciso il serpente femmina mentre si stava accoppiando per dare origine a nuove vite, proprio per la natura magica di questi animali, questa azione si ripercuote contro di lui. Come la creatura esala l'ultimo respiro, il corpo di Tiresia inizia a mutare. Le braccia e il corpo si assottigliano, l'onor del mento, la barba, cade a terra e la stessa peluria del petto e sulle gambe scompare. Le gambe divengono affusolate, i piedi da nodosi mutano in aggraziati, gli occhi si ingentiliscono e le labbra divengono carnose. Sul petto prendono forma 2 mammelle e così il sesso stesso di Tiresia muta in quello femminile. Stupita, Tiresia non si perde però d'animo. Con spirito pratico, ci racconta il mito, ella trascorre i successivi 7 anni praticando con un certo successo la prostituzione e vivendo in modo agiato con i proventi di questa attività. Beandosi di questa vita, un giorno d'estate, passeggiando nuovamente per i campi, alla dolce Tiresia accade di assistere nuovamente all'accoppiamento di 2 serpenti proprio sulla sua via. Non ci pensa 2 volte. Preso un bastone e individuatolo con certezza, uccide questa volta con un sol colpo il serpente maschio. Il prodigio si compie di nuovo e Tiresia diviene maschio. Egli non ritorna ad essere maschio. Le 2 nature, maschile e femminile, oramai coabitano in lui e la conoscenza, così come i pensieri e i punti di vista, saranno in questo nuovo Tiresia maschio arricchiti dalla sua incredibile esperienza. Unico tra gli esseri umani a poter vantare una tale sobria e universale umana consapevolezza, Tiresia, ahimè per lui, attira ben presto l'attenzione degli dei. Sull'Olimpo, infatti, è in atto una discussione tra Zeus ed Era. Come spesso accade, Era si lamenta delle innumerevoli e continue infedeltà del fratello marito Zeus. Zeus questa volta decide di affrontare l'argomento difendendo il proprio cercar amore al di fuori del matrimonio in un modo che si può dire creativo. Quando siamo nel nostro letto, cara sposa, sei tu che ricavi il più grande godimento, mentre a me ben poco ne tocca. È cosa ben nota come le donne, in modo naturale, assaporino tra le lenzuola un piacere di gran lunga maggiore rispetto agli uomini. Era sbotta che questa affermazione è un'assurdità e per di più offensiva per la verecondia di ogni donna e sposa. Anzi, secondo lei è esattamente il contrario, è l'uomo a trarre dall'atto d'amore il maggior godimento. La discussione va avanti, ma fatalmente arriva ad un punto morto. Serve un giudice imparziale, ma dove trovarlo? E addirittura è mai possibile che esista un giudice in grado di affrontare tale dibattito?
bisognerebbe trovare qualcuno che abbia vissuto l'amore da entrambi i punti di vista. Già, Tiresia viene tirato in mezzo a questa disputa e gli viene dato l'ordine di dirimere la questione. Forte della sua doppia vita, Tiresia parla con serenità dell'argomento e magari un po' avventatamente risponde con sicurezza. Se consideriamo il godimento nella sua pienezza e lo dividiamo in 10 parti, per quel che conosco, il maschio gode la 10ª parte del tutto, mentre la femmina tiene per sé le restanti 9 parti. Zeus allunga dal trono le gambe e congiunge le mani sul ventre, gongolando e sogghignando per l'ennesima vittoria nei confronti della sposa, la quale, inviperita più per la sconfitta che per la risposta, perde le staffe e punisce Tiresia, chiudendogli gli occhi, accecandolo irreversibilmente per il resto della vita. Zeus, che, come hai sentito, al contrario di Era, non se l'è presa, non potendo disfare quel che un'altra divinità ha compiuto, decide di emendare questa cecità, donando a Tiresia una nuova e più potente vista, quella oracolare appunto. Premia poi il nuovo indovino con quello che forse ogni uomo desidera, una vita lunghissima che supera 7 generazioni umane. Questo permette a Tiresia di essere testimone di decine e decine di eventi prodigiosi, intrighi e tragedie che costellano il suo tempo. Appena ricevuti questi doni, Tiresia, con la sua lungimirante nuova intelligenza, esprime però il proprio scoramento. Sapendo già ciò di cui sarà testimone, sente su di sé il peso di tante disgrazie e di tanto dolore. Questi eventi che dovrà incontrare e in qualche modo vivere gli rendono la lunga vita quasi insopportabile. Oh padre Zeus, avresti dovuto darmi una vita più breve o lasciarmi conoscere soltanto quanto sanno i comuni mortali, ma con questa nuova vista non è per me di alcun piacere vivere per 7 generazioni. Tiresia sconsiglia a Laio di mettersi in viaggio, ma rimane inascoltato, così come inascoltato fu l'oracolo di Delfi, quando sconsigliò il re di Tebe di giacersi per generare figli. Con Giocasta, Laio ha Edipo, destinato ad uccidere il proprio padre e a giacere e ad avere prole con la propria madre. Ancora più avanti nel tempo Tiresia cerca, di aiutare a risolvere la questione dello stesso Edipo, divenuto ormai re di Tebe, e più tardi assiste all'attacco dei 7 contro Tebe, nella lotta fratricida dei 2 figli maschi di Edipo, Eteocle e Polinice. Prima di questi eventi, Tiresia è alla corte di re Anfitrione e conferma allo sposo di Alcmena che uno dei 2 figli della regina appartiene alla schiera di semidei che Zeus generosamente mette al mondo con donne umane. Già, vi sto parlando proprio di Eracle. Tiresia c'era. Infine incontra Odisseo nell'Ade e gli dona preziose informazioni sul suo futuro. Nel regno dei morti le eccezionali capacità di Tiresia rimangono intatte. Nel luogo in cui la dimenticanza di sé diviene la realtà di ogni anima, l'indovino mantiene salda la sua visione superiore. Incontreremo questa saggia e triste figura in molti dei prossimi racconti. Spero che questo breve ritratto dell'indovino Tiresia ti abbia interessato. Se questo podcast ti piace, lascia un commento e considera l'acquisto de Il Re degli Dei, il libro nato proprio qui,
che racchiude le storie più belle della mitologia greca, dall'origine dell'universo alla salita al trono di Zeus. Lo trovi sugli scaffali di tutte le librerie e anche in quelle online. Buona lettura! Hai appena ascoltato un episodio del podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.